Buongiorno a tutti. Sono Lucas. Mia, oggi ho una storia bellissima da raccontarti. Ieri sono andato all'ufficio postale e non sai cosa mi è successo. È stata una piccola avventura tutta italiana. Bentornati su Wow Podcast Italian, cari ascoltatori. Sono Mia e sono già curiosissima. Lucas, cosa ti è successo all'ufficio postale? Racconta tutto, voglio sapere ogni dettaglio. Prima di tutto voglio salutare tutti i nostri meravigliosi ascoltatori. Ciao a tutti. Come state oggi? Spero che stiate bene e che stiate imparando l'italiano con entusiasmo. Sapete, ogni giorno che dedicate all'italiano è un passo avanti verso uno degli obiettivi più belli che si possano avere: parlare la lingua più bella del mondo. E oggi parleremo di una situazione molto comune nella vita in Italia: andare all'ufficio postale per spedire un pacco. Perfetto! E questo è un argomento utilissimo per chi studia l'italiano e vuole visitare l'Italia o magari viverci. Perché sapete, in Italia l'ufficio postale non è solo un posto dove si spediscono lettere e pacchi. Si può fare tantissime cose. Si pagano le bollette, si fanno operazioni bancarie con BancoPosta, si rinnovano alcuni documenti, si comprano francobolli, si ritirano i pacchi che non sono stati consegnati a casa e molto altro ancora. L'ufficio postale è davvero un punto di riferimento importante nella vita quotidiana degli italiani. Ma Lucas, prima di tutto, dimmi, perché sei andato all'ufficio postale ieri? Dovevo spedire un pacco a mia sorella. Lei abita a Milano e io sono a Roma. Il suo compleanno è tra una settimana e volevo mandarle un regalo speciale. Ho comprato un libro bellissimo che lei voleva leggere da tempo e una sciarpa artigianale che lei aveva visto in un mercatino e non aveva comprato perché costava troppo. Così ho trovato qualcosa di simile in un negozio artigianale qui a Roma. Ho messo tutto in una scatola solida, l'ho avvolta bene con la carta da pacchi marrone, ho usato del nastro adesivo per chiuderla bene e mi sono detto: perfetto, adesso vado alle poste italiane. Che bello! Che pensiero carino per tua sorella! Scegliere regali così personali e artigianali è davvero speciale. E voi ascoltatori, avete mai spedito un pacco in Italia? O magari avete ricevuto un pacco da qualcuno di speciale, qualcosa che vi ha fatto molto felici? Scrivete nei commenti. Tateci. Adoriamo leggere le vostre storie. Ma torniamo a Lucas. Sei arrivato all'ufficio postale e cosa hai trovato? Hai trovato? Ah, Mia, quando sono arrivato davanti all'ufficio postale ho visto qualcosa di assolutamente tipicamente italiano. Una fila lunghissima. La coda arrivava quasi fino alla porta d'ingresso. Ho guardato l'orologio. Erano le 11 di mattina. Ho pensato tra me e me: a quest'ora la maggior parte della gente è al lavoro. Non dovrebbe esserci tanta gente alle poste. Ma mi sbagliavo completamente. C'era gente di ogni età: anziani, giovani, mamme con bambini, signori in giacca e cravatta. Questa è una cosa che capiscono tutti, credo. In molti paesi del mondo le file agli uffici pubblici possono essere molto lunghe, ma in Italia questa attesa è quasi una tradizione culturale. E sapete cosa succede mentre si aspetta in fila in Italia? Si parla, si chiacchiera con i vicini, si commentano le notizie, si scambiano opinioni, è quasi un momento sociale. Allora Lucas, sei entrato e hai preso il numerino? Esatto! Quando entri in un ufficio postale italiano, la prima cosa che devi fare è prendere il numerino. C'è una macchinetta automatica vicino all'entrata dove devi premere un pulsante e la macchina ti stampa un piccolo foglio di carta con un numero progressivo. Il mio numero era il 147.
Ho guardato il grande display luminoso sul muro. In quel momento stavano servendo il numero 123. 147 meno 123 fa 24. 24 persone davanti a me. 24 persone. Ma questo era importante che i nostri ascoltatori lo sappiano. Se andate in Italia e dovete andare alle poste, ricordatevi sempre di prendere il numerino appena entrate. Altrimenti la gente vi dirà che state saltando la fila e questo in Italia non è accettato assolutamente. La fila e il rispetto del turno sono cose molto serie. Potete usare la frase "scusi, tocca a me" se qualcuno cerca di passarvi davanti. Ma Lucas, cosa hai fatto mentre aspettavi tutti quei numerini? Mi sono seduto sulle sedie disponibili vicino alla parete. Erano delle vecchie sedie di plastica arancione, il tipo classico che si trova in quasi tutti gli uffici pubblici italiani da decenni. Accanto a me c'era una signora anziana con una borsa grandissima, stracolma di buste, carte e documenti vari. Dall'altra parte un giovane con le cuffie che ascoltava musica ad alto volume. E davanti a me un signore elegante con una cravatta che continuava a guardare l'orologio ogni 2 minuti, chiaramente aveva fretta e doveva essere da qualche altra parte. Che scena vivissima! Sembra proprio un film italiano. Ognuno con la sua storia, i suoi pensieri, il suo motivo per essere lì. E voi ascoltatori, mentre ascoltate questo episodio, provate a immaginare la scena. Questo è un esercizio bellissimo per l'italiano. Ascoltare una descrizione e visualizzarla nella mente. Lucas, hai avuto modo di parlare con qualcuno mentre aspettavi? Sì! La signora anziana accanto a me, la signora Rosaria, dopo pochissimi minuti ha iniziato a parlare. Devo dire che non ho fatto nemmeno in tempo a tirar fuori il telefono per leggere qualcosa. Lei ha esordito così: "Giovane, lei viene spesso qui?" Ho risposto: "No, non molto spesso." E da lì si è aperto un fiume di parole. In 40 minuti di attesa, la signora Rosaria mi ha raccontato tutta la storia della sua famiglia. Ho scoperto che sua nipote si è sposata la settimana scorsa con un ragazzo di Napoli, che suo marito ha problemi alla schiena e non può più fare il giardinaggio, e che il gatto di sua figlia si chiama Whisky e mangia solo cibo di una marca specifica che si trova solo in un negozio specifico. Ah! Ma che meraviglioso personaggio la signora Rosaria! E questo è assolutamente, al 100%, tipico italiano. Gli italiani sono popolo socievole e adorano condividere le storie con chi è vicino, specialmente nei momenti di attesa. È una cosa bellissima, se ci si pensa. Si entra sconosciuti e si esce quasi amici. E voi ascoltatori, vi piace questa tradizione di parlare con le persone che non si conoscono? In alcuni paesi questo non è comune per niente. Dite la vostra opinione nei commenti. Siamo molto curiosi di sapere come funziona nei vostri paesi. Ma adesso arriviamo al momento clou. È arrivato il turno di Lucas. Sì, finalmente, dopo 40 interminabili ma in realtà abbastanza interessanti minuti, il display ha mostrato il numero 147 e una voce elettronica ha annunciato con tono ufficiale: "Numero 147, sportello 5, prego." Mi sono alzato. Ho salutato calorosamente la signora Rosaria, che mi ha augurato buona fortuna, come se stessi affrontando qualcosa di molto difficile, e mi sono avvicinato allo sportello numero 5. Dietro al vetro protettivo c'era una signora di mezza età, con gli occhiali dalla montatura rossa e i capelli grigi raccolti in una crocchia ordinata. Dal cartellino sul petto ho letto il suo nome: Maria Grazia. E qui inizia la parte più utile per i nostri ascoltatori. Prestate bene attenzione a questo dialogo, perché usa il vocabolario e le frasi che sentirete davvero se andate in un ufficio postale in Italia. Lucas, come hai iniziato? Ho salutato con un sorriso e ho detto:
Buongiorno, signora. Avrei bisogno di spedire questo pacco a Milano, per favore. Maria Grazia ha risposto con professionalità. Buongiorno, me lo passa, per favore? Così ho passato il pacco attraverso la piccola apertura sotto al vetro. Lei lo ha preso con entrambe le mani, lo ha messo su una bilancia digitale che aveva sul bancone e ha osservato il display. Poi ha detto: «Il pacco pesa 2 kg e 300 grammi. Può dirmi l'indirizzo esatto di destinazione?» Perfetto. Quindi la prima cosa che fanno agli sportelli postali è pesare il pacco e chiedere la destinazione. Ascoltatori, qui voglio spiegarvi alcune parole importanti. La bilancia è lo strumento per misurare il peso. Il peso è quanto pesa qualcosa, in questo caso 2 kg e 300 grammi. La destinazione è il posto dove deve arrivare il pacco. Il destinatario è la persona che riceve il pacco e il mittente è la persona che manda il pacco. Queste parole sono fondamentali. E Lucas, tu avevi l'indirizzo pronto? Per fortuna avevo preparato tutto prima di uscire di casa. Avevo scritto l'indirizzo su un foglio con la grafia più chiara possibile. Il nome completo di mia sorella, il nome della via, il numero civico, il CAP di Milano e la sigla della provincia. Ho dato il foglio a Maria Grazia attraverso l'apertura e lei ha iniziato a digitare tutto nel computer. Ascoltatori, ricordate, in Italia l'indirizzo completo include sempre il nome del destinatario, l'indirizzo con via e numero, il CAP, che è il codice di avviamento postale, la città, e spesso anche la sigla della provincia tra parentesi. Ad esempio, Via Verdi, 15 20100 Milano MI. Il MI finale indica la provincia di Milano. Spiegazione perfetta. E questo vale anche se ricevete qualcosa in Italia. Capire come funziona il codice postale italiano può aiutarvi molto. I CAP in Italia sono composti da 5 cifre. Le prime 2 cifre indicano solitamente la regione o la provincia. Le ultime 3 sono più specifiche. Ma non dovete memorizzarli tutti, basta che usiate il sistema giusto quando scrivete un indirizzo. Allora Maria Grazia aveva inserito i dati e poi cosa è successo? Dopo aver inserito i dati nel computer, Maria Grazia mi ha guardato e ha chiesto: «Che tipo di servizio di spedizione preferisce? Abbiamo diverse opzioni disponibili». E lì ho capito che avrei dovuto fare una scelta. Non sapevo esattamente quali fossero le opzioni, quindi le ho chiesto di spiegarmi. E lei è stata pazientissima. Bravo Lucas! Quando non si sa qualcosa è sempre meglio chiedere. In italiano potete dire può spiegarmi le opzioni, per favore? Oppure non ho capito bene, può ripetere? Oppure ancora, qual è la differenza tra questi servizi? Non abbiate paura di fare domande. Gli impiegati postali sono abituati a spiegare i servizi. E poi voi state imparando l'italiano, quindi ogni domanda che fate è un'opportunità per praticare. Cosa vi ha spiegato Maria Grazia, Lucas? Maria Grazia mi ha spiegato tutto con molta chiarezza e lentamente, come se capisse che avevo bisogno di tempo per elaborare le informazioni. Ha detto: «Abbiamo 3 opzioni principali. La prima è la posta ordinaria. È la più economica, ma i tempi di consegna sono più lunghi, generalmente 3 o 4 giorni lavorativi, e non c'è il tracciamento del pacco. La seconda opzione è il pacco standard. Ha tempi di consegna di 2 o 3 giorni lavorativi, include il tracciamento con un codice specifico e ha una piccola assicurazione inclusa nel prezzo. La terza opzione è la spedizione espressa. Il pacco arriva il giorno lavorativo successivo o al massimo in 2 giorni. Il tracciamento è incluso. L'assicurazione è più completa, ma il costo è superiore alle altre opzioni». Ottimo! Quindi abbiamo 3 livelli: ordinaria, standard, espressa.
Più è veloce, più costa. Questo è logico, no? E qui voglio che i nostri ascoltatori imparino una parola molto importante che Lucas ha usato: il tracciamento. Che cos'è il tracciamento di un pacco? È la possibilità di seguire il percorso del pacco, di sapere dove si trova in ogni momento del viaggio. Quando spedisci con tracciamento, ricevi un codice unico chiamato codice di tracciamento o numero di spedizione. Con questo codice puoi andare sul sito poste.it o sull'applicazione delle Poste Italiane e vedere in tempo reale dove si trova il tuo pacco, se è partito, se è al centro di smistamento, se è in consegna. È uno strumento molto utile. Lucas, quale servizio hai scelto all'app alla fine? Ho scelto il servizio espresso. Ho pensato, il compleanno di mia sorella è tra una settimana, ma voglio che il pacco arrivi prima. Così lei sa che il regalo è già lì e può aspettare con anticipazione di aprirlo il giorno del compleanno. Ho detto a Maria Grazia: vorrei il servizio espresso, per favore, così sono sicuro che arrivi in tempo. Lei ha annuito e ha detto: benissimo. Vuole aggiungere anche un'assicurazione supplementare per il contenuto del pacco? Ah, l'assicurazione aggiuntiva. Questo è un altro elemento importante da capire. Quando si spedisce qualcosa di valore, si può pagare un importo extra per avere una copertura assicurativa sul valore degli oggetti contenuti nel pacco. Se il pacco viene smarrito, cioè perso, o se il contenuto viene danneggiato durante il trasporto, l'assicurazione rimborsa il valore dichiarato. È particolarmente utile quando si spediscono oggetti preziosi, fragili o di valore sentimentale. Lucas, cosa hai deciso riguardo all'assicurazione? Ho risposto: sì, vorrei l'assicurazione aggiuntiva per stare più tranquillo. Il pacco contiene un libro e una sciarpa, quindi non sono oggetti di grande valore economico, ma hanno un valore affettivo importante per mia sorella. Maria Grazia ha sorriso e ha detto: capisco. Allora le propongo l'assicurazione fino a 100 euro di valore, che copre bene questo tipo di spedizione. Ha calcolato il tutto e mi ha comunicato: il totale per un pacco di 2 kg e 300 grammi, con spedizione espressa e assicurazione fino a 100 euro, è 17,50 euro. Ho tirato fuori il portafoglio e ho chiesto: posso pagare con la carta di credito? E lei ha risposto: certamente, accettiamo tutte le principali carte. Perfetto! E qui voglio fare una piccola pausa per insegnare ai nostri ascoltatori alcune frasi fondamentali che si usano all'ufficio postale in italiano. Ripetete mentalmente con noi: vorrei spedire questo pacco. Quanto costa la spedizione espressa? Ci sono diversi tipi di servizio. Possono avere il tracciamento. Vorrei l'assicurazione aggiuntiva. Posso pagare con la carta? Posso avere la ricevuta, per favore? Queste frasi vi salveranno in ogni ufficio postale italiano. Dopo aver pagato con la carta, ho detto: grazie. Può darmi la ricevuta e il codice di tracciamento, per favore? Maria Grazia ha stampato uno scontrino lungo con tutti i dettagli della spedizione. In cima c'era scritto a chiare lettere il codice di tracciamento, una serie di lettere e numeri che identificano univocamente il mio pacco. Mi ha spiegato: tenga questo foglio con cura. Con questo codice può monitorare la spedizione sul sito post.it o sull'applicazione ufficiale delle Poste Italiane. Basta inserire il codice nella sezione Cerca spedizione. Le ho detto: grazie mille, è stata molto gentile e paziente. E lei ha risposto: figursi, è il mio lavoro. Buona giornata. Stavo per andarmene quando... Quando? Quando cosa? Non lasciarci così. Ascoltatori, sentite anche voi questa suspense. Cosa sarà successo con Potte? Lucas, non puoi fermarti qui. Racconta.
Stavo raccogliendo le mie cose e mettendo la ricevuta nel portafoglio, soddisfatto di aver completato tutto, quando ho sentito la voce di Maria Grazia: «Aspetti un momento, signore». Mi sono girato con un po' di apprensione. Ha scritto l'indirizzo del destinatario sul pacco, ma ha dimenticato di scrivere il mittente. Il mittente, cioè il mio nome e il mio indirizzo come persona che spedisce. Avevo preparato l'indirizzo di mia sorella con tanta cura, ma mi ero completamente e totalmente dimenticato di scrivere il mio indirizzo sul pacco come mittente. Oh no, ma questo era importantissimo. Ascoltatori, sapete perché il mittente è così fondamentale su un pacco? Il mittente è la persona che ha spedito il pacco. Se per qualsiasi motivo il pacco non può essere consegnato al destinatario, ad esempio perché il destinatario non è a casa, o l'indirizzo non è corretto, o ci sono altri problemi, le poste italiane devono sapere a chi restituire il pacco. Senza il mittente, un pacco problematico va semplicemente perso. È un errore che si fa facilmente, soprattutto quando si è presi dalla fretta o dalla concentrazione sull'indirizzo del destinatario. Lucas, come hai risolto la situazione? Maria Grazia è stata straordinariamente gentile e comprensiva. Ha recuperato il pacco che era già stato messo da parte per la lavorazione, ha preso un pennarello indelebile nero e me lo ha passato attraverso l'apertura dicendo: «Scriva qui nell'angolo in alto a sinistra il suo nome completo e il suo indirizzo. Metta anche il CAP». Ho scritto tutto chiaramente: il mio nome, la via dove abito a Roma, il numero civico e il CAP di Roma. Maria Grazia ha controllato che tutto fosse leggibile e ha detto: «Perfetto, adesso può andare tranquillo, il pacco è in buone mani». Le ho detto con sollievo: «Grazie mille, mi ha davvero salvato». E lei ha risposto con un sorriso gentile: «Succede a molte persone, non si preoccupi. Buona fortuna a sua sorella per il compleanno». Che brava persona, Maria Grazia! Ma anche che bello! Lei si era ricordata del compleanno di tua sorella da quello che le avevi detto prima. Queste piccole attenzioni umane rendono le interazioni quotidiane così speciali. E questo, cari ascoltatori, è un aspetto bellissimo dell'Italia. Spesso, anche nelle situazioni burocratiche, si incontra gente genuinamente gentile e attenta. Certo, non è sempre così ovunque, ma spesso sì. E voi? Avete mai dimenticato il mittente su una lettera o un pacco? O avete mai avuto un'avventura simile in un ufficio postale del vostro paese? Scrivete nei commenti, vogliamo sapere tutto. E la storia non finisce qui, perché mentre mi avviavo verso l'uscita, soddisfatto e finalmente rilassato, ho incontrato di nuovo la signora Rosaria. Era ancora seduta sulla stessa sedia arancione dove l'avevo lasciata quasi un'ora prima. Le ho chiesto con sorpresa: «Signora Rosaria, non è ancora arrivato il suo turno?» E lei mi ha guardato con la serenità più assoluta del mondo e ha detto: «No, figlio mio, ma non importa. Ho tutto il tempo del mondo. In casa mi aspetta solo il gatto e lui è abituato ad aspettare». Poi mi ha chiesto: «Hai spedito il tuo pacco?» Ho detto: «Sì, finalmente». E lei ha esclamato: «Bravo! Tanti auguri alla sorellina per il compleanno». Oh, che dolcezza! La signora Rosaria si ricordava tutto quello che le avevi raccontato mentre aspettavi. Aveva davvero ascoltato e lei aspettava ancora con tanta calma. Questo mi fa pensare a qualcosa. In un mondo sempre più frenetico, dove tutti corrono e si stressano per ogni minuto perso, c'è qualcosa di quasi meraviglioso nella tranquillità della signora Rosaria. Forse lei aveva capito qualcosa di importante sulla vita. Che ne pensate, ascoltatori? Scriveteci nei commenti. Sì, avevo quasi voglia di tornare a sedermi accanto a lei e continuare a sentire storie della sua famiglia. Ma poi
c'è stata la parte finale della mia avventura, quella più imbarazzante di tutte. Mentre uscivo dall'ufficio postale, stavo guardando il telefono per controllare l'ora e non ho guardato dove mettevo i piedi. C'era un piccolo scalino all'uscita, uno di quegli scalini bassissimi che non si vedono se non si guarda attentamente. E naturalmente ci sono inciampato. No, Lucas, e poi? Non sono caduto del tutto, per fortuna. Ho fatto qualche passo barcollante verso l'esterno, ma nel processo la borsa mi è scivolata dal braccio ed è caduta per terra con un rumore sordo. Il portafoglio è uscito dalla borsa e ha strisciato sul pavimento per qualche centimetro. E naturalmente, in quel preciso momento, almeno 10 persone mi stavano guardando. Il silenzio è durato circa 2 secondi, che sembravano eterni. Oh, povero Lucas, hai voluto sprofondare sottoterra? Assolutamente sì. Ero rosso come un peperone. Ma sai cosa è successo? Subito, nell'arco di 3 o 4 secondi, 4 o 5 persone diverse si sono mosse per aiutarmi. Un signore anziano ha raccolto il portafoglio e me lo ha porto. Una ragazza giovane ha preso la borsa da terra. Un altro signore mi ha chiesto: «Si è fatto male?» E una vecchietta seduta vicino all'uscita ha commentato con voce seria: «Quello scalino è sempre stato un pericolo. Bisognerebbe segnalarlo con una striscia gialla». Tutti hanno riso. Io ho riso con loro e l'atmosfera si è subito sciolta. Che bella reazione delle persone intorno a te. Invece di ridere di te, si sono preoccupati e ti hanno aiutato. E questo racconta molto del carattere degli italiani. C'è una solidarietà spontanea, un istinto di aiutare chi ne ha bisogno. E anche la battuta della vecchietta sullo scalino è tipicamente italiana. Trovare il modo di sdrammatizzare con un po' di umorismo. Lucas, cosa hai detto? Cosa io ho detto? Ho detto con la voce più calma che riuscivo a tirare fuori in quel momento: «Scusatemi tutti, sono un disastro. Grazie mille per l'aiuto. Non mi sono fatto niente, solo la mia dignità ha sofferto un po'». E tutti hanno riso di nuovo, ma in modo caloroso, inclusivo. Il signore che mi aveva restituito il portafoglio mi ha detto: «Non si preoccupi, ci siamo passati tutti». E io me ne sono andato a passo svelto, cercando di non inciampare di nuovo. Perfetto! E qui voglio che i nostri ascoltatori imparino alcune frasi utili per le situazioni imbarazzanti. Se fate qualcosa di maladroit potete dire «mi scusi» o «scusate» per scusarvi. Se qualcuno vi chiede se state bene, potete rispondere «sto bene, grazie» o «non mi sono fatto niente, grazie». Se volete sdrammatizzare, potete dire «che figura», che significa «che situazione imbarazzante», oppure la frase tipica «che figuraccia», che è ancora più forte. Gli italiani usano tantissimo l'espressione «fare una figuraccia» per indicare una situazione molto imbarazzante. Lucas, dopo questa ravventura sei riuscito ad arrivare a casa sano e salvo? Sì, sono arrivato a casa, mi sono seduto sul divano, ho preso un bel caffè ristretto per riprendermi e poi ho subito aperto l'applicazione delle poste italiane sul telefono. Ho inserito il codice di tracciamento che avevo sul foglio e quasi immediatamente ho potuto vedere il primo aggiornamento. Il pacco era stato preso in carico dall'ufficio postale e stava per essere trasferito al centro di smistamento. Ho messo il foglio con il codice in un posto sicuro. E sai cosa è successo la mattina dopo? Cosa? Racconta! La mattina dopo, mentre facevo colazione, ho ricevuto una chiamata da mia sorella. Era contentissima. Il corriere aveva suonato alla sua porta già alle 9 di mattina. Il servizio espresso aveva funzionato alla perfezione.
Mia sorella era sorpresa che il pacco fosse arrivato così in fretta. Mi ha detto: «Lucas, ma lo sai già cosa c'è dentro? Posso aprirlo ora o devo aspettare il giorno del compleanno?» Le ho detto: «Aspetta il giorno del compleanno. È un regalo». E lei ha risposto: «Sei crudele». E ha riso. Che storia bellissima, con un lieto fine perfetto. Il pacco è arrivato, tua sorella è contenta e tu hai vissuto una piccola avventura tutta italiana che ora puoi raccontare a tutti noi. E avete imparato tantissimo. Adesso facciamo una cosa molto utile. Facciamo un ripasso delle cose più importanti che abbiamo imparato oggi, così i nostri ascoltatori possono fissare bene tutto nella memoria. Lucas, sei pronto? Pronto? Allora, punto numero 1. Quando entri in un ufficio postale italiano, la prima cosa da fare è prendere il numerino dalla macchinetta automatica vicino all'entrata. Non si fa la fila fisica in modo tradizionale, si aspetta che il proprio numero venga chiamato sul display. Punto numero 2. Prepara sempre l'indirizzo completo del destinatario prima di uscire di casa. L'indirizzo in Italia deve includere il nome del destinatario, il nome della via con il numero civico, il CAP di 5 cifre, la città e la sigla della provincia. Punto numero 3. Non dimenticare di scrivere anche il tuo indirizzo come emittente sul pacco. Questo è fondamentale per il caso in cui il pacco non possa essere recapitato. Punto numero 4. Scegli il servizio di spedizione più adatto alle tue esigenze. Se hai fretta, scegli il servizio espresso. Se vuoi risparmiare e hai più tempo, va bene il servizio standard o quello ordinario. Punto numero 5. Considera sempre se vuoi l'assicurazione aggiuntiva, specialmente se spedisci oggetti di valore o di grande importanza affettiva. Punto numero 6. Chiedi sempre la ricevuta della transazione e il codice di tracciamento se hai scelto un servizio che lo include. Conserva questi documenti fino a quando il pacco non è arrivato a destinazione e il destinatario lo ha confermato. Punto numero 7 e ultimo. Sii paziente. Le file agli uffici postali italiani possono essere lunghe, ma il tempo di attesa è anche un'opportunità per immergersi nella vita italiana autentica, sentire conversazioni in italiano e magari fare una bella chiacchierata con qualcuno, come ho fatto io con la signora Rosaria. Perfetto! Avete sentito, ascoltatori? 7 punti fondamentali per sopravvivere e prosperare all'ufficio postale italiano. Salvateli, scriveteli, memorizzateli. E adesso voglio che pratichiate un po', vi darò delle frasi e voi potete ripeterle ad alta voce, a casa, in macchina, mentre camminate. Questa è la parte di pratica attiva. Ripetete con noi, vorrei spedire questo pacco. Ripetete, vorrei spedire questo pacco. Bravissimi, adesso quanto costa la spedizione espressa? Ripetete, quanto costa la spedizione espressa? Posso avere il codice di tracciamento, per favore? Ripetete, posso avere il codice di tracciamento, per favore? Dove devo scrivere il mittente? Ripetete, dove devo scrivere il mittente? Posso pagare con la carta di credito? Ripetete, posso pagare con la carta di credito? Ho dimenticato di scrivere il mio indirizzo. Ripetete e ricordatevi di non fare come me. Ho dimenticato di scrivere il mio indirizzo. Benissimo, avete fatto un ottimo lavoro. E ora vi faccio una domanda per i commenti. Se doveste spedire un pacco a qualcuno di speciale, cosa ci mettereste dentro? Un libro? Un dolce tipico del vostro paese? Qualcosa di artigianale? Dite la vostra risposta nei commenti in italiano se riuscite. Anche solo poche parole vanno benissimo. Ad esempio, potete scrivere Poppo, metterei un libro di ricette, oppure spedirei del cioccolato artigianale. Provate, è un esercizio fantastico. E voglio aggiungere alcune parole extra di vocabolario per i nostri ascoltatori più appassionati.
Il francobollo è lo stamp in inglese, quello che si attacca sulle buste. La busta è l'envelope. La lettera raccomandata è la registered letter, cioè una lettera con ricevuta di ritorno molto usata in Italia per comunicazioni ufficiali. Lo scontrino è la ricevuta di pagamento stampata dalla cassa. Il bollettino postale è un tipo di pagamento tipico italiano per bollette e tasse. Il centro di smistamento è il sorting center, il posto dove i pacchi vengono organizzati e instradati verso le loro destinazioni. Parole utilissime. E un'altra cosa importante. In molti uffici postali italiani moderni ci sono delle postazioni automatiche con tablet o schermi touch, dove si possono fare alcune operazioni autonomamente senza aspettare in fila. Ad esempio, si possono pagare bollettini postali, ricaricare le carte prepagate e fare altre operazioni semplici. Se avete solo bisogno di fare pagamenti veloci e non di spedire pacchi con assistenza personale, potete usare queste postazioni e risparmiare molto tempo prezioso. Esattamente, e se potete, evitate di andare all'ufficio postale nelle ore di punta. Le ore di maggiore affluenza di solito sono la mattina presto dalle 8 alle 10, l'ora di pranzo dalle 12:30 alle 2 e il tardo pomeriggio dalle 4 alle 6. Il momento migliore per andare è di solito la mattina tra le 10 e le 12 o il pomeriggio subito dopo le 2. Chiaramente può variare da città a città, ma in linea generale questi orari tendono ad essere meno affollati. Consiglio pratico e utilissimo. Lo so che anch'io evito certi orari negli uffici pubblici. E se potete, andate in un giorno infrasettimanale come martedì o mercoledì ed evitate il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio, che tendono ad essere i più trafficati della settimana. Bene, cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo episodio ricchissimo. È stato un episodio pieno di vocabolario, situazioni pratiche reali e anche qualche risata grazie alle avventure di Lucas. Spero proprio che abbiate imparato cose utili oggi e che la prossima volta che sarete in Italia e dovrete andare alle poste vi sentirete molto più sicuri e preparati. Ricordate, l'italiano si impara anche e soprattutto attraverso le situazioni reali della vita quotidiana. Ogni negozio, ogni ufficio, ogni conversazione con una persona del posto è un'opportunità meravigliosa per praticare la lingua. Esattamente! E noi di Wow Podcast Italian siamo qui proprio per questo, per prepararvi a queste situazioni reali, con conversazioni naturali e vocabolario autentico. Se questo episodio vi è piaciuto, vi chiediamo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. E attivate la campanella delle notifiche, così sarete i primi a sapere quando esce un nuovo episodio. E lasciate un commento. Vogliamo sapere qual è la parola italiana nuova che avete imparato oggi che vi ha colpito di più. Quale frase pensate che userete di più? Scrivetelo nei commenti in italiano, anche solo poche parole. Siamo sempre felici di leggere e rispondere a tutti i voi commenti. E se avete suggerimenti per i prossimi episodi, diteceli. Ci sono situazioni della vita quotidiana in Italia di cui vorreste che parlassimo? Al ristorante, in farmacia, dal medico al supermercato, in albergo, all'aeroporto, alla stazione dei treni? Fatecelo sapere e noi costruiremo un episodio attorno alle vostre richieste. La vostra partecipazione rende il nostro podcast migliore ogni giorno. È un privilegio poter condividere questa esperienza di apprendimento dell'italiano con voi. La nostra comunità di ascoltatori è straordinaria e ogni volta che leggo i vostri commenti mi riempie di entusiasmo e motivazione per continuare questo lavoro. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie infinite a tutti voi per aver ascoltato Wow Podcast Italian. Continuate a studiare, continuate a praticare e soprattutto continuate a credere in voi stessi. L'italiano è una lingua meravigliosa e voi siete perfettamente capaci di impararla e di viverla. Buono studio a tutti e a presto con un nuovo episodio. Arrivederci
E ricordate, se spedite un pacco, scrivete sempre il mittente. Arrivederci a tutti. Alla prossima!